Questo. Via! Signori, buongiorno, buonasera o buonanotte, non so quando starete guardando questo video. Spero che vi vada tutto bene. Benvenuti su Laco Creative. Io sono Alfredo e questo è l'ennesimo mio nuovo studio. Subito per partire vi chiedo gentilmente di lasciarmi un parere. Ho sentito tanti commenti e tanti pareri su questo studio e in tanti erano propensi per dare una modificata, mettiamola così. Detto questo, vi ringrazio di essere qui quest'oggi perché quest'oggi vedrete degli spoiler per futuri video del canale Laco Creative, quindi secondo me potrebbe essere una cosa bella succosa. Come al solito io vi ringrazio e vi invito a iscrivervi se vi va, perché è una cosa che a noi fa molto comodo, perché servirà poi dopo nel futuro a YouTube a far capire alla gente che quello che noi cerchiamo di trasportare sulla rete è una cosa interessante. E a voi magari vi farà comodo perché riuscirete a non perdervi i nostri video. Facciamo una cosa, adesso andiamo con la sigla e poi partiamo subito con lo spacchettamento. Mi raccomando, fermatevi, carta e penna, eh! Sigla! Adesso non posso più fare quel coso che do i colpi, vabbè. Questo è il tutto. Ve lo spoiler subito così vediamo subito se c'è qualcosa che vi può interessare. Secondo me sì, c'è molta roba interessante. Allora, qua abbiamo un pacchettino che proviene da Trento, da un amatore che ha creato questo kit che secondo me è molto ma molto interessante. Questa è una bella chicca per il canale. Qua abbiamo, e dici come fa a saperlo? Io lo so perché ho aperto. Questa invece proviene da un amico, un grande amico, che non solo ha aperto un'officina per monopattini a Roma, che vi consiglio di andare a visitare perché lui è un pezzo da 90, con lui potrebbe venire fuori una cosa stupenda nel mondo dei monopattini. Ha progettato e costruito questa cosina qui, che in molti verrete a richiederci e che in molti seguiranno nel prossimo video, nel montaggio. Poi qua abbiamo Thunder Effect. Loro soprattutto sono una di quelle realtà che in Italia ci serviva, perché, senza nulla togliere ai cinesi, la qualità che abbiamo noi qua in Italia secondo me è un passo avanti. Ve li farò vedere comunque anche queste. Qua abbiamo un bel pacchettino che proviene da degli amici e anche loro a breve li ritroveremo qua sul canale. Adesso partiamo subito da prendere l'elemento indispensabile per questo video, che è il famoso trincetto. Almeno a Firenze si chiama così, nel resto d'Italia credo si chiami cutter, però adesso prendiamo il trincetto e questo lo appoggiamo qui. Partiamo col primo pacco, che è invece quest'altro. Come vi dicevo, questo qui proviene da un hobbista. Entrando nel mondo dei monopattini, perché è appassionato anche di monopattini, si è ritrovato a sentire lamentele su un punto fondamentale. Se avete il monopattino, vi siete ritrovati anche voi ad avere questo piccolo problemino. Eccole qua. Ragazzi, tutto made in Italy. Sono le famosissime frecce per il G30. A queste ce le ha mandate Marco, che è un hobbista che, avendo trovato la passione per il monopattino, si è reso conto che il suo monopattino aveva una mancanza, che erano le frecce. Sì, perché girando la legge vorrebbe e vuole che si utilizzi la mano per svoltare. Lui si è reso conto che, un po' come tutti ovviamente, perché anche io sinceramente non è che la trovo proprio una cosa molto semplice, era una grande difficoltà e quindi si è messo lì e ha iniziato a progettare tutto. Lui stampa in 3D, stampa i pezzi in plastica, si è costruito il progettino e fatto realizzare da un'azienda che si occupa proprio di questo, quindi qualità altissima, ed è riuscito a creare un kit di frecce che non vada a rovinare la linea estetica del Ninebot G30, che a differenza di quegli altri kit che trovate per le biciclette, quella roba sono esattamente nel bordo esterno del monopattino. In più troviamo, sempre stampato da lui in 3D, il comodo telecomandino Bluetooth wireless che ci permette di comandarle, cioè noi una volta installato abbiamo semplicemente questo da applicare sul manubrio e il gioco è fatto. La qualità di stampa e la qualità dei materiali mi sembra veramente molto alta, quindi quello che vi consiglio io è ovviamente di seguire il canale perché vedrete Laco che le monta, ma vi consiglio di dare molta fiducia a questo ragazzo perché sono fatte veramente bene. Non vedo l'ora di vederle sul nostro G30. Via, andiamo, mettiamo tutto da parte. Adesso invece andiamo con questo. Cos'è questo?
questo è un altro giocattolino che in molti faranno la corsa per avere. Federico si è messo lì e ha progettato questo. Questo giocattolino cos'è? È un ricevitore GPS che ha tante qualità, tra cui l'essere direttamente attaccato alla batteria, quindi non abbiamo problemi di ricordarsi di ricaricare il GPS. In più, una volta che ci siamo fermati e abbiamo lasciato il monopattino fermo per più di 30 minuti, vi avviserà con una notifica nel caso in cui il monopattino si inizia a muovere in maniera anomala. Lui è EDAC Garage, Federico, e questo qui è il suo ricevitore GPS. Questo, a differenza di altri, vi costerà all'inizio un po' di più. In questo prezzo qui c'è compreso un anno di abbonamento telefonico. Infatti al suo interno c'è una SIM che vi manderà un sacco di informazioni che non dovrete andare a pagare mensilmente come altri. Ho visto che lo fa la Vodafone, una cosa del genere. Questo è già tutto compreso e si paga annualmente. Quindi noi lo monteremo su uno dei nostri mezzi, però probabilmente ci toccherà comprarne un altro, perché dopo la nostra disavventura, il furto del mio piccolino, ragazzi, la ferita del Mantis Mini è sempre aperta. Comunque questo lo vedrete montare a breve al buon Laco. Laco, preparati che c'è anche questo qui da montare, E poi vi faremo vedere anche tutto, come funzionerà, come non funziona, quindi un bel video succoso anche quello. Dopo il video che abbiamo fatto sulle manette con Domenico, ci siamo resi conto che la sicurezza è una di quelle cose che a tutti quanti noi preme. Quindi avere il monopattino che, se lo vogliono fregare, devono sudare, è una cosa che ci piace. E quindi, grande Federico. Adesso passiamo invece al terzo pezzo. Eccolo qua, Thunder Effect, una realtà italiana al 100%, progettati e realizzati in Italia. Questi sono dei ragazzi marchigiani che, vedendo che c'era un po' di piattume in questo mondo del monopattino, ragazzi, già vi dico subito che tirandoli fuori si sente la qualità. Sentite un po'? Ah, bellissimi. Costano un po' di più di quegli adesivi sticker che potete trovare su AliExpress, quelli che provengono dalla Cina in 10 euro, e non si capisce come facciano a mandarteli anche a casa. Però vi posso dire che questi qua hanno la particolarità di essere anche rifrangenti. Sembra una cosa da poco, in realtà è una cosa molto molto importante, perché chi lo usa di notte il monopattino sa quanto gli automobilisti, diciamo, che siano un pochino menefreghisti. Sul loro sito potete trovare un configuratore con migliaia di diverse fantasie. Oltre ad essere sicuri, guardate come sono belli, sono fatte veramente benissimo, e poi sono grosse, è un vinile, credo, qualche cosa, sono proprio di un materiale grosso. Allora, questi dovrebbero essere due tipologie diverse di configurazione, una un pochino più basica, che è questa qui, eccola qui, e questa costa quasi come quelle cinesi. Quando le applicheremo, perché faremo un altro bel video con l'Aco mentre applichiamo questi qui, ovviamente uno per M365 e uno per G30. Questo è il kit base, questo qui è il kit full, che prevede tutti quanti i punti, il sottopedana, il display, i fianchetti, il palo. In più riuscirete a rendere unico, che anche questa secondo me è una cosa che ne va della sicurezza, perché avere un monopattino unico con questi adesivi vi permette di ritrovarlo in mezzo a 100.000. Avendo così tante configurazioni Thunder Effect vi dà la possibilità di rendere sicuro il vostro monopattino anche con una cavolatina come potrebbero essere degli adesivi semplicemente estetici. State sicuri che in mezzo a 100 riuscirete a ritrovarli. Alla fine ci siamo lasciati loro. Chi sono loro? Ta-da! Vi dice niente? Vi dice niente? Finalmente hanno raggiunto l'obiettivo, quindi Lynx si farà. Totem presto su questo canale. Io ringrazio i ragazzi di Totem. Ritrovate il video qui su. Il primo monopattino a 3 ruote è fatto, progettato, costruito tutto in Italia, quindi come tutto quello di oggi vi ho fatto vedere tutto quello che è italiano al 100%. Vi lascio in descrizione il link per andare sulla campagna di Indiegogo. Tramite il link potete andare ad acquistare in preordine, quindi a prezzo super scontato, il monopattino a 3 ruote. Chi non si sente sicuro con un monopattino a 2 ruote, fate un giro su Indiegogo, perché secondo me Totem ha tirato fuori
un ottimo mezzo. Andate a vedere, fatevi un giro e poi magari fatemi sapere giù sotto nei commenti che cosa ne pensate. Direi che possiamo far basta da questa nuova location di Laco Creative. Io vi ringrazio di essere stati con me, spero di non aver parlato troppo. Ho parlato troppo. Vi aspetto nei prossimi video, fateci sapere che cosa vi è sembrato un pochino più particolare, che cosa vi è piaciuto di più, che cosa vi interessa, che cosa aspettate. Fateci sapere sotto, che così iniziamo a dar fastidio un pochino al Laco, perché Laco, se no, dorme e noi invece lo vogliamo bello attivo. Hai capito, Laco? A lavorare! Ragazzi, vi saluto, vi aspetto nel prossimo video. Fatemi sapere se questi spoiler così vi interessano, così cerchiamo di raggrupparne ancora e ve ne faremo vedere degli altri. Va bene, ciao ragazzi! Cazzo quanto parlo. Ehi Siri, chiama Laco.